Oggi vorrei provare a rispondere alla domanda che mi è stata posta da Gianluca, ma anche da Manfredi, da Lorenzo, da Crispino e da molti altri di voi che mi hanno chiesto di approfondire la storia dei Lucani e dei Bruzzi. Come mai ho deciso di trattare di questi due popoli in un solo filmato? Perché si tratta non solo di popoli che appartengono alla famiglia degli Italici, non solo appartengono entrambi al gruppo degli Oschi o Osci, ma sono due popolazioni che sono strettamente legate l'una all'altra, ed andremo poi a vedere come. Prima però vi ricordo che se volete sostenere il canale iscrivetevi, dopo aver visionato il video se vi è piaciuto mettete un mi piace e soprattutto condividete sui vostri canali social quei filmati che trovate più interessanti o più meritevoli. Ed ora andiamo a cominciare. Timeo da Tauromenio e Strabone, che probabilmente lo riporta, ricordano come Lucani e Bruzzi siano popoli di origine sannitica. Convenzionalmente è intorno alla fine del VI secolo a.C. che viene collocata quella migrazione di elementi osci che dal Sannio si spingono verso sud e vanno ad occupare quella regione che verrà poi ricordata con il nome di Lucania. Secondo il fenomeno di etnogenesi delle popolazioni osche, anche in questo caso noi abbiamo un elemento sabellico che in parte assimila, in parte scaccia un elemento latinofalisco preesistente, nello specifico quello del popolo degli Enotri. L'origine del termine Lucani è tuttora dibattuta e, secondo alcuni, andrebbe legata al termine greco lykos, che significa lupo. Questo a sua volta andrebbe legato al mito delle primavere sacre, una sorta di modalità migratoria caratteristica delle popolazioni sabelliche che abbiamo già trattato più volte in filmati precedenti. Quando una banda guerriera giovanile veniva allontanata dalla comunità e andava alla ricerca di una nuova patria, lo faceva sotto l'insegna di uno specifico animale totemico, del quale spesso poi acquisiva il nome. I Lucani dunque sarebbero il popolo del lupo, e questo andrebbe a legarli anche a uno specifico cantone sannita, quello degli Irpini, che dovevano il loro nome appunto al lupo, che in lingua osca viene detto Irpus. Il fatto che i Lucani utilizzino un termine greco per indicare il loro animale totemico e di conseguenza il loro identificativo potrebbe essere spiegato con l'adozione dell'alfabeto greco, che peraltro è dimostrata dall'archeologia, e che forse avrebbe potuto portare con sé anche all'adozione di alcuni termini della lingua greca, anche se di questo non possiamo essere certi. Una tesi assolutamente opposta invece propone il legame tra il termine Lucani e il termine latino lucus, che indica il bosco. O meglio, nello specifico, in origine, le aree del bosco illuminate da lux, la luce. I Lucani dunque sarebbero il popolo delle radure, per estensione il popolo dei pascoli, e quindi questo nome andrebbe in qualche modo collegato alla loro attività pastorale. Oggettivamente questa seconda spiegazione però appare molto macchinosa e forse più semplicemente si potrebbe proporre un legame tra Lucani e Lux. I Lucani dunque sarebbero il popolo dei luminosi, degli splendenti, secondo uno stilema abbastanza comune presso i popoli indoeuropei, che andavano a scegliere per loro stessi dei nomi spesso altisonanti e gloriosi. Strabone, parlando dell'ordinamento politico dei Lucani, parla di una struttura democratica, ricorda però come, in caso di guerra, tra i loro magistrati ne venisse scelto uno che diveniva re, e questo probabilmente si collega con la struttura politica dei Sanniti, presso i quali, secondo alcuni, il Medis Tutix, il sommo magistrato, veniva eletto esclusivamente in situazioni di grave necessità. Il mondo lucano sembra particolarmente attratto da quello magno-greco e durante tutto il V secolo a.C. assistiamo a una lenta ma costante migrazione, un flusso di elementi lucani che vanno ad integrarsi in seno alle polis magno-greche dell'Italia meridionale.
Inizialmente questo fenomeno migratorio sembra favorito dai greci stessi, alla ricerca di un costante afflusso di forza lavoro che potesse supplire alle necessità di una realtà in costante sviluppo e crescita come era quella della Magna Grecia. Siamo davanti a un fenomeno che in realtà vedremo molto spesso nella storia dell'uomo, con individui o piccoli gruppi che dalle campagne, o in questo caso anche dalle aree montagnose, migrano verso le città attirate da una prospettiva di crescita e di ricchezza e in generale da una vita economica molto più fluida. Verso la fine del V secolo a.C. però avviene uno stravolgimento. Non sappiamo esattamente in che termini, non sappiamo se l'afflusso dei Lucani fosse diventato eccessivo e non più gestibile dalle necessità delle poleis. Non sappiamo se questo afflusso avesse preso la forma di una vera e propria invasione in certi casi. Sta di fatto che diverse città della Magna Grecia passano direttamente sotto il controllo dei Lucani. In alcuni casi può essersi trattato di una vera e propria conquista militare, in altri forse di un golpe interno, analogamente a quello che avviene alla città etrusca di Capua, dove da un giorno all'altro l'elemento osco, prima servile, prende il potere. I Lucani finiscono per diventare quindi una vera e propria potenza dell'Italia meridionale. E la cosa curiosa e comica per certi versi è che si trovano ad essere talmente tanto imbevuti di cultura greca da essere recepiti in maniera differente a seconda delle fonti che ne trattano. Ad esempio, sebbene è evidente dalle fonti greche che i Lucani, agli occhi dei Magnogreci, rimangono comunque un popolo feroce e barbarico, al contrario, dalle fonti latine è evidente che i Lucani si ritenevano una realtà ellenizzata, una realtà acculturata e che a loro volta osservavano i loro parenti stretti sanniti delle montagne come un elemento barbarico dal quale guardarsi, con i quali ci si poteva anche alleare, ma contro i quali in certi casi era opportuno richiedere l'intervento di altre realtà, ad esempio Roma. La potenza dei Lucani porterà intorno al 390 a.C. il tiranno di Siracusa, Dionisio I, a ricercarne l'alleanza. Dionisio è un personaggio decisamente particolare che durante il IV secolo a.C. porta avanti tutta una strategia che è spinta a ottenere una totale egemonia sul mondo greco dell'Italia. Dionisio contende il predominio della Sicilia ai cartaginesi, contende il dominio del Tirreno agli Etruschi, fonda delle colonie nell'Adriatico, ma cerca di estendere il suo controllo anche alla Magna Grecia propriamente detta, ovvero all'Italia meridionale, e qui però si scontra con l'opposizione delle poleis magnogreche. Dunque, in qualche modo, per riuscire a contrastare l'opposizione dei greci dell'Italia meridionale, Dionisio I e Siracusa sanciscono un'alleanza con i Lucani, che saranno al fianco di Dionisio durante tutte le sue campagne contro la Lega Italiota. Addirittura noi assisteremo ad eventi come la battaglia di Laos, che vedranno i Lucani confrontarsi vittoriosamente contro i greci dell'Italia meridionale e ricevere l'appoggio dei siracusani. Strabone mostra di delineare in maniera molto dettagliata i confini delle terre dei Lucani, perlomeno per quanto riguarda i tratti costieri e il confine meridionale. Lungo la costa tirrenica vanno dalla foce del fiume Sele fino alla città di Laos e lungo la costa ionica da Metaponto a Turi. Nell'entroterra il confine settentrionale invece è abbastanza vago ed è segnato dalle terre dei Sanniti, mentre il confine meridionale torna a essere molto preciso ed è l'istmo che collega Turi a Laos. Strabone recrimina ad Antioco di Siracusa, una delle sue fonti, di non fare distinzione tra Lucani e Bruzzi. Lui invece dimostra di distinguere tra i due popoli, infatti segna che i Bruzzi abitano a sud oltre le terre dei Lucani, oltre il confine che lui ha segnato come limite meridionale della Lucania. Ma come mai Antioco di Siracusa non faceva distinzione tra i due popoli?
Questo perché originariamente Lucani e Bruzzi appartenevano alla medesima realtà. Sebbene la genesi dei Bruzzi, o Brutti secondo la pronuncia italica, o Brettioi secondo quella greca, avvenga in epoca storica, grosso modo intorno alla fine della prima metà del IV secolo a.C., le tradizioni a riguardo sono molteplici, ognuna leggermente diversa dall'altra. Secondo Diodoro Siculo, i Bruzzi nascono nel 359 a.C., quando una moltitudine di reietti, di diseredati, di schiavi fuggiaschi provenienti da diverse realtà dell'Italia meridionale si riunisce in Lucania, dando vita a una moltitudine agguerrita di disperati. Resi formidabili e famelici da una vita di stenti, i Bruzzi riescono ad espugnare prima la città di Terina, poi quella di Ponium e infine Turi. Ma invece di limitarsi a saccheggiare e devastare le città espugnate, i Bruzzi decidono di stabilirvisi, dando vita a una vera e propria ipotesi nazionale. Verranno chiamati Bruzzi dai Lucani, poiché nella lingua di quest'ultimi Bruzzi sta a indicare gli schiavi fuggiaschi. Strabone riporta una tradizione leggermente diversa. Secondo lui, i Bruzzi originariamente erano gli schiavi dei Lucani, precisamente quelli adibiti alla custodia delle greggi, che a causa dell'eccessivo lassismo dei loro padroni, che da diverso tempo avevano concesso loro di vivere come uomini liberi, si erano ribellati. Questo, secondo Strabone, avviene nel 357 a.C., in concomitanza con la guerra civile di Siracusa. Nello specifico, Strabone dice che in qualche modo la rivolta dei Bruzzi è legata proprio al conflitto tra Dione e Dionisio II, appunto la guerra civile siracusana. Dione, in qualche modo, ci dice Strabone, era riuscito a mettere tutti i popoli gli uni contro gli altri. Vedremo poi come questo quadro sia molto interessante per riuscire a dare una patina di storia alla tradizione. Pompeo Trogo invece riporta una tradizione ancora diversa. Secondo lui, i Bruzzi originariamente erano una vera e propria primavera sacra dei Lucani, 50 giovani che erano stati mandati nelle selve a vivere di stenti come prova iniziatica e che si erano dati al brigantaggio, terrorizzando le campagne. Allora Dionisio II di Siracusa, alleato dei Lucani, aveva mandato 600 mercenari africani in soccorso dei suoi soci, se non che i 50 giovani, con l'aiuto di una giovane donna, una certa Brettia, erano riusciti a espugnare il forte che questi 600 mercenari dei siracusani concessi ai Lucani avevano costruito. Da questo forte si era creato il germe che aveva portato alla nascita del popolo dei Bruzzi, perché immediatamente tutta una serie di schiavi e di pastori delle vicinanze erano accorsi a ingrossare le fila dei 50 giovani. All'interno delle diverse tradizioni che abbiamo raccontato è possibile identificare una traccia che possiamo seguire se vogliamo provare a proporre un'ipotesi storica relativa alla nascita dei Bruzzi. È evidente che militare come alleati al fianco di Siracusa, ma ancor di più fornire a intervalli regolari contingenti mercenari, doveva aver prostrato la società lucana, che non poteva con la sua sola aristocrazia militare supplire alle necessità di una potenza come Siracusa. Come è avvenuto in altre culture, come ad esempio quella celtica, a seguito di un mercenariato intensivo, anche i lucani probabilmente devono aver aperto il mestiere delle armi anche ad altri strati della propria società, forse addirittura anche agli strati servili. Da qui probabilmente il riferimento di Strabone agli schiavi dei lucani, ai quali era stato concesso da un po' di tempo di vivere da uomini liberi. È altrettanto evidente che, a seguito di una pratica militare intensiva, gli strati più bassi della società lucana dovevano mal sopportare la loro collocazione. Abituati a combattere come mercenari, certo non avrebbero accettato di buon grado di tornare a badare agli armenti.
Questo evidentemente doveva aver creato uno sconvolgimento che forse è quello che leggiamo in Diodoro quando ci parla dell'assembramento di disperati schiavi fuggiaschi, quindi insomma un ampio dinamismo nell'Italia meridionale lucana. Quindi l'ipotesi di una realtà prima servile, poi militarizzata alla bisogna, che diventa però in quanto tale elemento instabile per la propria società, è assolutamente plausibile. A questo possiamo aggiungere la fonte di Trogo e immaginare un qualche esponente della nobiltà lucana, un qualche giovane guerriero, o una vera e propria banda guerriera magari, i 50 giovani, la primavera sacra di 50 giovani, alla quale fa accenno Trogo, che in qualche modo diventa magnete per questo scontento e che vede l'opportunità di creare una propria ipotesi nazionale, distinta da quella propriamente lucana. Ed ecco che vediamo la nascita dei Bruzzi. Ovviamente derivare da degli schiavi militarizzati che avevano magnetizzato disperati e che erano stati promossi in qualche modo da pochi nobili guerrieri non era certo un pedigree da invidiare. E quindi noi ritroviamo infine in Stefano di Bisanzio una nuova tradizione che probabilmente era stata promossa dai Bruzzi stessi. I Bruzzi reinventano il loro passato ed ecco che Stefano di Bisanzio ci dice che i Bruzzi sono discendenti di Brettio. E Brettio chi è? Brettio è figlio del semidio Ercole, e di una donna italica, Valentia. Ed ecco che il cerchio si chiude e questi schiavi ribelli diventano i discendenti di un semidio. Il distacco dell'elemento Bruzio, che andrà a popolare la parte meridionale della Calabria, porterà l'espansione verso sud dei Lucani a una battuta d'arresto. I Lucani allora si rivolgeranno nuovamente contro le polis magno-greche, in particolare contro Taranto, che richiederà allora il soccorso e l'intervento di Alessandro il Molosso, re dell'Epiro e parente di Alessandro Magno. Alessandro il Molosso sbarcherà in Italia nel 334 a.C. ed inizialmente inanellerà una serie di vittorie notevoli contro gli Italici, arrivando addirittura a riconquistare Paestum, che per un breve tempo tornerà ad essere Posidonia. La sorte del Molosso però subirà un rovescio quando i Lucani troveranno inaspettatamente degli alleati proprio nei Bruzzi. Le forze congiunte di Lucani e Bruzzi affronteranno Epiroti e Magnogreci, e Alessandro il Molosso verrà sconfitto e ferito a morte nella battaglia di Pandosia, nella terra dei Bruzzi, vicino al corso del fiume Acheronte. Tito Livio, che riporta l'evento, mette in bocca al condottiero epirota le seguenti parole. Alessandro il Molosso, morente, si lamenterà perché il suo parente omonimo Alessandro Magno è risultato sempre vincitore perché si è dovuto confrontare solo con degli imbelli e effeminati orientali. Lui, al contrario, esce di scena sconfitto e ferito a morte perché si è dovuto misurare contro degli indomiti guerrieri italici. Durante le guerre sannitiche l'atteggiamento dei Lucani risulta ambivalente e altalenante, andando di volta in volta ad appoggiare i Romani o i Sanniti, ma nel 283 a.C. Lucani e Bruzzi si legheranno ai Sanniti insieme agli Etruschi e ai Gallisenoni, questi ultimi probabilmente in qualità di mercenari. I Romani però l'anno successivo riusciranno a sconfiggere separatamente Etruschi e Senoni, privando gli Italici dei loro alleati settentrionali. Lucani, Bruzzi e Sanniti allora, nel 280 a.C., si legheranno a un nuovo condottiero epirota, Pirro, giunto in Italia a dar battaglia ai Romani dopo aver combattuto contro i Cartaginesi in Sicilia. Nel 275 a.C. Pirro verrà definitivamente sconfitto e i suoi alleati italici condivideranno la sua sorte. I Lucani finiranno progressivamente per entrare nell'orbita romana e i Bruzzi si troveranno a dover cedere ai Romani diversi dei loro territori, in particolare ricchi possedimenti nella Sila.
Con l'estendersi della sfera di influenza romana in Italia meridionale a seguito della guerra contro Pirro, diversi elementi del mondo lucano e bruzio emigreranno pur di non sottostare all'autorità di Roma e cercheranno nuovi sbocchi proprio presso quella città che sarebbe diventata l'acerrima nemica dei Romani, Cartagine. Nel Tophet di Cartagine noi troviamo infatti diversi cippi datati al III secolo a.C. che riportano il nome del dedicante, del padre e del nonno, e se i nomi dei dedicanti sono ovviamente tutti punici, i nomi dei loro genitori e o dei loro nonni sono italici, precisamente nomi osci. Abbiamo Mutilio, Accio, Acaio, Pachis. E oltretutto non si tratta di individui legati necessariamente al mondo mercenario, perché quando ritroviamo anche l'occupazione di questi individui, leggiamo che si tratta di macellai, di fabbri, di ceramisti. Quindi veramente siamo di fronte a emigranti che vanno a Cartagine alla ricerca di un nuovo futuro, pur di non sottostare al dominio di Roma. Certo, anche la pratica mercenaria continua a essere una costante del mondo osco, tant'è che Polibio cita dei mixellenes, ovvero dei semi-greci, in seno alle truppe mercenarie di Cartagine durante la prima guerra punica e si fa strada il ragionevole dubbio che questi semi-greci siano in realtà proprio dei Bruzzi, che sappiamo ancor più dei Lucani erano imbevuti di cultura greca. Il rapporto tra il mondo cartaginese e i Bruzzi sarà tanto sottile quanto persistente, tant'è che saranno tra i più entusiasti alleati italici di Annibale durante la seconda guerra punica. I romani, memori del loro atteggiamento, ci dice Appiano, li puniranno duramente a seguito della seconda guerra punica, li ricondurranno a una sorta di stato servile e impediranno loro di portare le armi o di militare in seno a qualunque esercito. Le terre dei Bruzzi e dei Lucani, infine, come quelle dei Sanniti, subiranno pesantemente durante la guerra sociale e saranno tra le più devastate e ancora nel I secolo d.C. ne porteranno i segni, almeno è quello che leggiamo nelle fonti greche e romane. Questo per un quadro generale e nei commenti del video troverete comunque tutta una serie di riferimenti bibliografici se volete approfondire. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.